Buongiorno e benvenuti all'appuntamento del mercoledì, quello dedicato al mondo delle opzioni. Qui con noi Marco Doni. Buongiorno Marco. Buongiorno Emeric, buongiorno ai telespettatori. È arrivato. La fatica. È arrivato. A dicembre, prima di Natale, ero in America e ho fatto questo sforzo. Avevo promesso, alcuni dei miei studenti erano molto mi chiedevano quando è che esce il libro, alla fine ce l'ho fatta e quindi il volume 3 del Come crearsi una vita con il trading è finalmente disponibile su Amazon. Quindi quando lo leggerai poi ti interrogherò. Va bene. Cosa c'è dentro di interessante? Allora, dentro di molto interessante c'è una strategia, metodologia che si chiama Freeway, che è un po' un riassunto di tutti quegli aggiustamenti che abbiamo visto anche durante l'anno scorso su alcune posizioni che abbiamo fatto. Quindi è interessante perché è proprio un manuale in cui poter andare a vedere gli aggiustamenti che sono un po' la parte importante delle opzioni. Quindi questo è sicuramente il libro sicuramente vale per quello. Poi ci sono anche le tecniche sull'unusual option activity, quindi andare a ricercare i volumi insoliti sulle opzioni, che sai che è una delle nostre tecniche che usiamo, e quindi c'è un po' un riassunto delle nostre ultime metodologie e strategie di trading per adattarci ed evolverci col mercato. Va bene. Dai, mercato, panoramica. Mercati visti dai Hell of a day. Diciamo che gennaio è stato un bel mese perché, a parte interventi militari, impeachment di Trump, coronavirus, e nonostante tutto, come hai potuto notare ieri, il mercato ha recuperato quasi l'80% della perdita che ha subito venerdì. Sinceramente dopo venerdì pensavo che qualche trend, diciamo, un po' fortino ribassista questa settimana poteva iniziare, anche perché tipicamente febbraio è un mese abbastanza ribassista, però il mercato comunque, ripeto, fa come vuole e di conseguenza ieri ha recuperato l'80%, siamo a 3.276 punti di SPX, il VIX si è attestato intorno ai 16, quindi rispetto ai 12 è aumentato, ma ancora non siamo a dei livelli di alta volatilità. Di conseguenza, ripeto, un po' di prudenza andando a marzo, quindi sicuramente degli hedge sul portafoglio con delle strategie che possono essere dei ratio back spread o dei bear put, non delle put singole, perché insomma stiamo un po' a vedere febbraio, quindi preferisco non perdere troppo sulle posizioni col passare del tempo. Dopodiché, se il mercato comunque continua a mantenere questi livelli, è molto probabile che questo 2020 sia uno degli anni più bullish di sempre a questo punto, perché questo è quello che attualmente il mercato mi sta dicendo. Vedremo. Comunque noi, come si dice, trade what you see, no? Fai trading su quello che vedi. Quindi a questo punto, ripeto, tant'è che nella nuova posizione che vedremo oggi, insomma, ti spiegherò un pochino la logica. Ok? E allora che facciamo? Partiamo, dobbiamo vedere due posizioni che erano le ultime due dell'anno scorso, che erano rimaste aperte e che si dovevano chiudere a dicembre. Allora, abbiamo Amazon e S&P, che sono posizioni di S&P. Quella di Amazon aveva registrato un po' di aggiustamenti. Questa è carina perché siamo questa partiti. È chiusa, giusto? Sì, come no, certo, questa è chiusa. Qui siamo partiti ovviamente con una strategia a credito un po' insolita per quanto riguarda le nostre strategie, ma che comunque facciamo quando abbiamo la possibilità di farle. Siamo partiti con un bear call, strategia a credito ribassista su Amazon, è stata aggiustata con un altro vertical a credito, in questo caso opposto al primo,
in modo da andare a spremere più profitto, mantenendo sempre lo stesso profilo di rischio, e abbiamo creato il classico Iron Condor. Man mano che Amazon diciamo, evolveva durante le giornate di trading, abbiamo fatto un primo aggiustamento in cui sostanzialmente abbiamo chiuso il bull put quasi al massimo profitto, abbiamo portato a casa mi sembra $270 di profitto e ne abbiamo riaperto un altro apposta per sfruttare il rialzo che ha avuto Amazon. Poi ne abbiamo fatto successivamente un altro, se vai avanti. Ecco, questo era l'ultimo aggiustamento in cui in una giornata un po' ribassista di Amazon abbiamo chiuso il bear call, che anche lui aveva accumulato un bel po' di profitto, circa $670 circa di profitto, e ne abbiamo riaperto un altro. Quindi come vedi sostanzialmente man mano seguendo, no, i movimenti di Amazon andiamo a chiudere e riaprire delle posizioni realizzando profitto, che è la cosa importante. Quindi realizzando profitto, che effetto ho? Ho che vado a ridurre il rischio che ho sulla mia posizione. La posizione poi il 24 di dicembre, quindi se vai avanti dovresti vedere, eccola lì. La posizione, come vedi, il 24 di dicembre era sostanzialmente a profitto massimo e non aveva molto senso tenere in piedi questo Iron Condor, primo perché comunque la scadenza era il 27, avevamo ormai quello che era il massimo profitto disponibile e soprattutto anche perché il gamma, che è l'accelerazione del delta, è una greca di secondo livello, ha valori massimi in prossimità della scadenza e quindi su movimenti magari importanti di Amazon potrebbe aver completamente scombussolato la nostra strategia, quindi ho deciso di chiuderla e ci siamo portati a casa sostanzialmente il massimo profitto. È stata un'operazione molto interessante perché se andiamo a vedere dopo dovrei aver fatto il conto del ristorante, eccolo qua, quindi the bill. Quindi il 27 di novembre abbiamo fatto l'aggiustamento di 170, il 17 di dicembre abbiamo fatto l'altro roll down col bear call incassando 656 e il 24 ci siamo portati a casa 1839 per un totale di $2.756. Tenendo conto che il max risk iniziale è 2.850, che poi man mano negli aggiustamenti è sempre diminuito, però lo voglio riferire rispetto a quello che era il massimo iniziale, abbiamo realizzato un 97%. Devo dire, è andata bene, dai, un bel regalo di Natale, sì, no? Vabbè, Amazon ci ha fatto un bel regalo. Anche perché comunque era abbastanza, cioè alla fine non è che era una grossa esposizione in opzioni. Cosa avevi? 2? No, mi sembra, guarda sull'ultimo aggiustamento avevamo ridotto di parecchio comunque l'esposizione iniziale. Va bene, dai, Amazon è andata. Amazon chiusa. È andata bene, chiusa, e si aggiunge alle altre. E l'ultima che avevamo, io ero un po' preoccupato su questo perché poi il 31 dicembre scadeva e ho detto non so se ho tempo di gestirla, poi in realtà il tempo l'ho trovato. Era una broken wing butterfly, quindi una farfalla con l'ala spezzata su SPX, quindi sullo Standard & Poor's 500. S&P 500. Allora andiamo a vedere come era andata questa. Questa era sostanzialmente, come vedi, una figura in cui avevamo un minimo di profitto garantito nel caso di un ribasso dell'S&P 500, una cuspide dove il profitto era molto interessante a un livello che, scusami ma non riesco a leggerlo, il livello della venduta, quella rossa, 2000, cos'era? 2000... Questo era un 3220. Esatto, intorno ai 3220, che era un po' un livello che avevamo individuato come movimento sideways, laterale del sottostante.
mentre se superava diciamo il nostro break-even, quindi oltre i 3.225 mi sembra, entravamo in una zona di potenziale perdita dove avremmo in tal caso aggiustato. Lasciando andare questa operazione relativamente breve, in realtà se poi andiamo avanti, 31 dicembre? Il 31 dicembre, questa è un'operazione che comunque va gestita, nel senso bisogna controllarla, abbiamo chiuso quasi in prossimità verso le 20:30 ora italiana, quindi mancavano circa un'ora e mezza di chiusura al mercato, abbiamo chiuso questa broken in butterfly con il prezzo all'interno della nostra cuspide e anche qui abbiamo portato a casa un buon profitto perché 765 al netto delle commissioni con un max risk di 1331 e quindi un altro 56,7 sul capitale, sul rischio. Okay. Quindi il nostro anno La chiusura dannata è andata bene. Si è chiusa bene, sì. Questa qui era un po', come dire, ero già pronto con degli aggiustamenti Per intervenire. sì, però ci sono stati un po' di eventi tipo l'attacco militare, quindi ha un po' rallentato il trend rialzista del mercato, ci ha aiutato, devo dire, quindi. Chiaro. Però Va bene, allora queste basta, archiviate. queste archiviate, chiudiamo l'anno, poi ti porterò quanto abbiamo fatto l'anno scorso fondamentalmente? No? Sulle operazioni che abbiamo fatto, volentieri. Sì. No, bravo, Sì. quello è molto interessante. Quello, no? Dico, sulle operazioni che tanto abbiamo iniziato a gennaio, no, l'anno scorso, gennaio, febbraio, adesso mi ricordo. Bene. Quindi con un portafoglio ideale, no, di tot, facendo quello che abbiamo fatto, abbiamo realizzato il tot per cento. Questo te lo No, dai, facciamo una bella. Dai. Mi piace. Allora, annunciamo solo l'operazione che andremo a fare quest'oggi, la nuova strategia che sarà su Procter & Gamble. PG. Pausa e torniamo subito con la strategia. Allora, seconda parte di Option Trading, siamo arrivati alla nuova strategia dopo aver visto, aver chiuso le vecchie che avevamo ancora in essere, cioè in realtà erano già state chiuse ma non avevamo più avuto modo di vederci, quindi comunque sia noi con Marco siamo d'accordo che ogni nuova strategia, perché poi Marco Doni, tutto il team di Romulus. Siamo Globans adesso, scusami, Globans. Siamo diventati Globans. Aspetta, allora ti cambio. Sì. Non me l'hai detto. Scusa, mi ero dimenticato, ma allora, con l'anno nuovo. Marco, è Globals così? Globance. Globance? Sì, Global Finance. Ah, beh. Globans. Sai che abbiamo una cosa noi che si chiama Global Finance. Ah, siamo a posto. Sì. Va bene, senti un attimo. Allora, andiamo sulla nuova strategia. Procter & Gamble. Perché esatto. Procter & Gamble? Allora, Procter & Gamble, innanzitutto mi piace come titolo, perché ovviamente Gli earning l'ha già dati? Gli earning li ha già dati, sì. Ok, come sono andati? Diciamo non benissimo. Ma ha questa caratteristica PG di comunque, indipendentemente da come vanno gli earnings, sia bene che male, comunque poi va su. Quindi adesso questo ovviamente è solo una. Ma tutti i suoi problemini di cause e cose del genere non ci interessano? Ma allora il titolo comunque ha dei dividendi sempre molto interessanti e di conseguenza questo conta per gli investitori, no, che investono sul titolo. Il trend comunque rimane sempre rialzista, ha un livello di resistenza intorno ai 127, mi sembra che è già un paio di volte che sta tentando di rompere e quello che mi aspetto dopo gli earning è una rottura di questo livello al rialzo, che dovrebbe corrispondere anche con il trend di mercato. Detto questo, chiaramente la strategia è ovviamente fatta in modo da essere prudenti, no? Perché? Perché quello che mi aspetto è un breakout
in un'area compresa tra i 130 e i 140 e poi da lì una lateralità del sottostante. Quindi dal mio punto di vista l'operazione è da fare diciamo anche confermata da una stagionalità interessante su gennaio, febbraio e marzo, quindi 60% di probabilità di andare su. Sì, quindi questo conferma un po' l'idea che ci siamo fatti e la strategia che abbiamo inserito, se andiamo avanti, è un bull call, quindi è una strategia sempre spread, chiaramente. Vertical debit spread di tipo bull call. Esatto, quindi abbiamo comprato 5 contratti della call a strike 2,30, scadenza il 20 marzo perché andiamo a sfruttare, no, il mese di febbraio e marzo di stagionalità rialzista, ma ci siamo così, insomma, un po' coperti. 2,30 o 130? Perché qua c'è la strike 130, però magari c'è un errore. No, dovrebbe essere 130 e 135. 130 e 135. Ok, 130 e 135. 2,30. Sì, no, scusami, ero 130, l'età. L'età. È il cambio di nome. Quindi 130 e 135, quindi ci siamo così finanziati l'acquisto della call 130 con la 135, che è un po' diciamo il canale su cui mi aspetto che inizierà a stare, e il grafico rischio-rendimento, quello che vedi, è molto interessante perché abbiamo un 1,4 circa, quindi rischiamo $400. Tu punti superata quota 130, sì. Tutto guadagno. Da lì in poi salire. Fino a 135 abbiamo... Ma se crolla il titolo comunque ti sei protetto. Se crolla il titolo io comunque ho un rischio basso, ma che comunque... $165 di perdita. Cioè oltre i $500 non perdo. Okay. In ogni caso, chiaramente questo è l'inizio della mia strategia. Cioè da qui, se il titolo comincia a salire, ovviamente farò quello che tra l'altro poi è anche spiegato nel libro, nella Freeway. Si sale tutto. Cercherò ovviamente di andare a posizionarmi l'altro livello, in questo caso... Questo qua punti a rialzarlo. A rialzarlo facendo cosa? Sostanzialmente andando a incassare del credito da una strategia a credito, preferibilmente su un livello intorno ai 140, e così andiamo ad alzare quel rischio, cioè andiamo a diminuire il rischio, e poi andiamo ovviamente a valutare in base a come si muoverà Procter & Gamble, sino a vedere se riusciamo a portarla in free trade o altrimenti comunque rimanere in posizione fino ad avere un profitto interessante da portare a casa, con un rischio, come puoi vedere, insomma, abbastanza questa scadenza contenuto. 20 marzo, quindi abbiamo un mese e qualche cosa. Sì, abbastanza normale. Un paio di mesetti, quindi ce la giochiamo. Però mi interessa perché anche questa diventa una specie di case history, no? Come abbiamo fatto con Amazon o anche come con Oracle, per poter poi far vedere come andare a ottimizzare il nostro... E se scende, come la ottimizzi? Allo stesso modo, se scende faccio sempre una strategia a credito, magari non OTM come nel caso in cui salisse, la faccio più vicina al sottostante, e in teoria mi andrei a creare una butterfly in questo caso, quindi andrei a vendere lo stesso strike venduto, il 135. Quindi praticamente vai qua così. Sostanzialmente venderei... No, quello è un condor. Esatto, andrei a vendere sempre 5 contratti della call 135 e mi compro 5 contratti della call 140, giusto per farti capire. E in questo modo incasso un credito che va ad abbassare il massimo rischio, e così rimane fin tanto che Procter & Gamble fa un movimento. In questo modo comunque vado sempre a intervenire sul mio rischio e se va giù rimaniamo così, ecco. Va bene, oramai è scritta nella pietra, segnata. Quindi mi raccomando, qualora sempre non sul sito marcodoni.net, nella sezione classe NBC ci sono i video, ci sono tutte le slide, gli eventuali aggiustamenti o gli eventuali aggiustamenti che facciamo ogni volta. Va bene.
Marco, grazie mille. Grazie a te, I complimenti per Codice 8, come crearsi una rendita. Dov'è che lo trovo questo? Se sono Su Amazon. E qua praticamente hai le strategie? Sì, tutte le strategie proprio step by step. Va bene, Che è vedremo. interessante. No, Okay. Domanda 1, fai pure gli esercizi. Certo che La variazione di teta in funzione dei giorni che mancano alla scadenza, vero o falso? Il teta non è influenzato dal teta. Esatto. Le risposte ovviamente sono sul sito, però insomma è interessante, dai. Va bene. Un bel esercizio. Grazie mille, Marco Doni, Globans. Grazie a te, Emery. Alla prossima. Arrivederci. Allora, terminiamo qui l'approfondimento con le opzioni, andiamo in pausa, Forex Update e a seguire analisi tecnica.